L'energia nucleare rappresenta per l'Unione Sovietica una fonte di energia economica e inesauribile. La sua centrale migliore si trova a Chernobyl, l'orgoglio dell'Unione Sovietica, ma non per molto. Nel giro di 1 ora e 24 minuti, un test di sicurezza si trasforma in una catastrofe. Muoiono 31 persone. Altre migliaia restano avvelenate mentre una nube tossica si diffonde fino in Asia e negli Stati Uniti. Torneremo a Chernobyl con dei testimoni e, servendoci della computer grafica, cercheremo di svelare le cause. I disastri dipendono da una concatenazione di eventi e da decisioni critiche prese in quei secondi fatali. Unione Sovietica, Ucraina, Chernobyl. Il 25 aprile 1986 il primo ministro sovietico Mikhail Gorbaciov è al potere da solo un anno. Comunismo e democrazia occidentale costituiscono ancora due poli contrapposti. L'Unione Sovietica ha bisogno di una fonte di energia economica. La risposta? Energia nucleare. La centrale di Chernobyl rifornisce di corrente elettrica più di 2 milioni di persone a Kiev, la maggiore città dell'Ucraina. Chernobyl dista 104 chilometri da Kiev. È il simbolo dello sviluppo industriale e tecnologico sovietico. Gli scienziati nucleari sovietici considerano quella di Chernobyl la centrale migliore del paese. Boris Stolyarchuk è addetto alle pompe idrauliche che raffreddano il reattore. Quella sera ogni sua azione può salvargli la vita o condannarlo a morte. Ero giovane e il lavoro mi piaceva. Ero fiero di saper usare quell'apparecchiatura complessa e di maneggiare dei macchinari così potenti. Yuri Karneyev, addetto alle turbine che generano l'elettricità, è di turno quella notte fatale. Lavorare a Chernobyl è stato il suo sogno sin dalla laurea. Era un lavoro interessante e lo stipendio era buono. A Chernobyl ci sono 4 reattori, tutti attivi contemporaneamente. Il reattore numero 4 è il più nuovo, ha solo 3 anni. I reattori sono una specie di motori a vapore giganti. Sono alimentati da uranio e riscaldano l'acqua. Il vapore che producono aziona le turbine. È così che viene generata l'energia. Se tutto funziona a dovere, i profitti sono enormi. Con un solo chilogrammo di uranio si produce la stessa quantità di energia prodotta da 3 milioni di chilogrammi di carbone. Ma per garantire la sicurezza nell'impiego dell'uranio sono necessari sistemi di alta ingegneria. Quella notte di aprile, Boris e Yuri devono svolgere il turno di mezzanotte. Sono piuttosto giovani per lavorare già con dei macchinari tanto complessi, ma sono molto qualificati. Arrivano con mezz'ora di anticipo. Di solito si arriva mezz'ora prima per leggere i rapporti lasciati dai colleghi del turno precedente, per vedere se tutto è a posto. Ma quella notte sarà diversa. Quando iniziano il turno di notte trovano una sorpresa. Devono fare un test di sicurezza. L'afflusso di acqua per il raffreddamento intorno al nucleo del reattore è essenziale in una centrale nucleare. A Chernobyl l'elettricità necessaria per azionare le pompe proviene dalle turbine, azionate a loro volta dal reattore. È un ciclo perpetuo di produzione di energia. Ma se qualcosa va storto, potrebbe accadere un disastro nucleare. Il controllo di quella notte serve a stabilire se la centrale può continuare a funzionare durante un'emergenza, finché non vengono azionati i generatori di supporto. I risultati dei test condotti finora sono stati inconcludenti. Il test comportava del lavoro extra, ma non era difficile. L'acqua per raffreddare i reattori proviene da un canale vicino alla centrale. È un buon posto per pescare.
Piotr Tolstiakov quella notte sta pescando con un amico. Volevamo pescare per un po'. Il tempo era splendido. Abbiamo preso qualche pesce. Tolstiakov si posiziona vicino al reattore numero 4. È mezzanotte. Inizia il turno di notte. Yuri Karneev entra nella sala turbine. Esaminai la turbina e lessi i rapporti. Mentre aspettavamo l'ordine di iniziare il test, bevemmo una tazza di tè. Boris Stoliarchuk è nella sala di controllo a 300 metri dal reattore. Lo raggiunge Leonid Toptunov, che controlla il reattore. I due ignorano quanto sarà difficile mantenere l'equilibrio tra i meccanismi del reattore. Come al solito a Chernobyl ci sono delle squadre di vigili del fuoco sempre pronte a intervenire. Mezzanotte e 5. Iniziano i preparativi per il test. Leonid diminuisce gradualmente la potenza. Nei successivi 20 minuti tutto procede come previsto. Ma solo 3 minuti dopo c'è un intoppo. Il livello di potenza del reattore diminuisce di colpo. Il test non prevede l'inconveniente e Leonid deve riaumentare subito il livello di energia. Con sollievo risolve il problema. All'una Leonid crede che il reattore sia stabile. La preparazione al test continua. 3 minuti dopo, tocca a Boris continuare con le pompe idrauliche. Accende 2 pompe ausiliarie. Ma l'acqua viene pompata nel reattore troppo velocemente. È un male. Significa che non verrà prodotta una quantità di vapore sufficiente per azionare le turbine. Non c'è equilibrio. È l'1:19. Leonid prova a risolvere il malfunzionamento aumentando la potenza del reattore. Funziona. Il reattore si riscalda, producendo più vapore per attivare le turbine. Leonid e Boris credono di avere la situazione sotto controllo. I preparativi del test continuano. Ma ignorano che il reattore si sta riscaldando fino a livelli di pericolo. Nella sala turbine, Yuri Karneev riceve una telefonata. Dalla sala di controllo gli comunicano che i preparativi sono stati completati e che sta per iniziare il test. La squadra del turno di notte non nota nulla di insolito a Chernobyl. È l'1:23. Un operatore spegne le turbine come previsto. Ha inizio il test, cui si stanno preparando dall'inizio del turno. Ma controllando il reattore, Leonid nota che la temperatura sta aumentando. La pressione nel reattore raggiunge livelli critici. Nella sala di controllo scattano gli allarmi. Leonid e Boris si accorgono del problema. Ma non sanno di avere a disposizione solo pochi secondi per prevenire un disastro nucleare. Nella centrale nucleare più moderna dell'Unione Sovietica, degli ingegneri stanno iniziando un test di sicurezza. Ma sin dall'inizio insorgono dei problemi che minacciano di provocare una catastrofe. 2 uomini cercano in tutti i modi di evitare un disastro nucleare. È l'1:23. L'addetto al reattore, Leonid Toptunov, adotta misure drastiche. Preme il pulsante d'emergenza per spegnere i reattori. Ma non si spengono. Peggio ancora, il calore prodotto dal reattore raggiunge livelli 100 volte superiori a quelli normali. Inizia l'incredibile. Il calore è estremo.
fonde il nucleo. Boris e Leonid capiscono di aver perso il controllo della situazione. Un minuto dopo esplode il reattore numero 4. La violenta esplosione fa saltare le 2 tonnellate di acciaio che compongono la copertura del reattore. 8 tonnellate di sostanze radioattive si diffondono nel cielo. Nella sala turbine, Yuri Karneyev assiste incredulo, mentre la copertura crolla. Rimasi senza parole. Mi rannicchiai vicino al pannello di controllo. Quando la copertura crollò del tutto, pensai, grazie a Dio sono salvo. Nella sala di controllo, 300 metri più in là, Boris Stolyarchuk è in preda al panico. Mi resi conto che c'era qualche problema. Poi sentii l'esplosione. Ero come pietrificato. Non sapevo cosa fare. Davanti alla centrale, il pescatore Piotr Tolstiakov assiste al disastro. Non la definirei proprio un'esplosione. Sembrava più un'eruzione vulcanica. Nel reparto dei vigili del fuoco della centrale suona l'allarme. 4 minuti dopo l'esplosione accorre la prima squadra di 14 pompieri. Il reattore numero 4 è in fiamme. Hanno bisogno di rinforzi. Il comandante Piotr Khmel è tra i 100 vigili del fuoco che rispondono alla chiamata. C'erano fili elettrici ovunque. I macchinari erano distrutti. Non sapevamo che si trattava del reattore. Nessuno ci aveva avvertiti. Nessuno dei pompieri si rende conto di essere nel mezzo di una catastrofe nucleare. Per mezz'ora cercano di domare l'incendio. Uno dopo l'altro, i vigili collassano, vomitano e perdono conoscenza. Tra loro c'è Piotr Khmel. Non ci rendevamo conto del pericolo, neanche lontanamente. Pensavamo che fosse solo un incendio. Alle 5 del mattino l'incendio è ormai spento. Piotr viene trasportato d'urgenza in un ospedale di Mosca. È grave per gli effetti delle radiazioni. Ma se la cava. 31 dei 69 vigili del fuoco accorsi per domare l'incendio muoiono a causa della diretta esposizione alle radiazioni. Altri soffrono di un'acuta sindrome da radiazioni. Ustioni sia da calore che chimiche. Scompensi cardiaci. Danni ai polmoni e al sistema immunitario. Ma è solo l'inizio. Il reattore distrutto continua ad emettere radiazioni letali. Le autorità mettono a tacere la cosa. Preso dalla competizione fra Occidente e Unione Sovietica, il premier Gorbaciov tenta di nascondere il disastro. La maggior parte degli impiegati della centrale vive con la famiglia nella cittadina di Pripyat, a 3 chilometri da Chernobyl. Ignorano di essere in pericolo di vita. Oksana Savchenko ha 13 anni nell'86. Suo padre è addetto al reattore numero 4 quella notte. Non tornerà mai a casa. Соседка к маме заходила, говорила, сказала, что
Un vicino è venuto da mia madre. Le ha detto che era accaduto qualcosa alla centrale e che nessuno era tornato a casa. Papà era là. Eravamo in ansia, temevamo gli fosse capitato qualcosa. È sera. Oksana non ha ancora notizie del padre. Le autorità sovietiche iniziano intanto segretamente i preparativi per evacuare Pripyat, dove abitano 50.000 persone. L'operazione deve essere veloce. L'esercito organizza un convoglio di 1.200 autobus. 36 ore dopo l'esplosione, i residenti di Pripyat ricevono le prime informazioni ufficiali. Avviso a tutti i compagni. Alla centrale di Chernobyl si è verificata una situazione di emergenza radiazioni. In misura precauzionale è stato deciso di evacuare la città di Pripyat. Oksana è sotto shock. Ci dissero di fare le valigie e procurarci del cibo per il viaggio. Di prendere i documenti, i soldi e attendere gli autobus. Non c'è traccia del padre di Oksana, ma la famiglia non ha scelta. Bisogna partire. Nessuno sa dove li porteranno. L'evacuazione di massa inizia alle 14. 3 ore dopo, Pripyat è una città fantasma. Si forma una colonna di autobus e camion lunga 15 chilometri. A Chernobyl, il reattore continua ad emettere radiazioni. Le autorità cercano di contenere i danni. Nei 6 giorni che seguono, 1.800 elicotteri cercano di assorbire le radiazioni rovesciando sul reattore 5.000 tonnellate di sostanze chimiche. Ma non basta a contenere la catastrofe nucleare. Finora i sovietici si sono occupati solo delle persone che sono state esposte direttamente alle radiazioni. Ma c'è la guerra fredda e i satelliti statunitensi tengono l'Unione Sovietica sotto controllo 24 ore su 24. Solo 28 secondi dopo l'esplosione, un satellite è esattamente sopra Chernobyl. Vi mostriamo le immagini che ha catturato. Inizialmente, l'intelligence statunitense crede che i sovietici abbiano lanciato un missile nucleare. Ma il colore rosso indica un'area di intenso calore intorno alla centrale nucleare di Chernobyl. Capiscono che è accaduto qualcosa. Gli americani sono proprio le ultime persone al mondo che Gorbaciov vorrebbe informare dell'incidente. È al potere da solo un anno e gli americani potrebbero servirsi delle informazioni per dimostrare l'incompetenza degli esperti nucleari sovietici. Potrebbero servirsi dell'incidente per umiliarli pubblicamente. Sono le 6:30 del 28 aprile. 2 giorni dopo il disastro, l'ingegnere nucleare Cliff Robinson si sta recando al lavoro nella centrale nucleare di Forsmark, in Svezia. È 1.600 km a nord di Chernobyl. Prima di entrare, Cliff deve passare davanti a un monitor che rileva le radiazioni. Scattò l'allarme. Voleva dire che ero contaminato. Era strano, perché non ero stato nel reparto a rischio radiazioni della centrale. Cliff è costernato. Si sottopone di nuovo al controllo, ma l'allarme continua a suonare.
Conclude che il rilevatore di radiazioni non funziona, ma il monitor rileva delle radiazioni anche su altri impiegati. Nessuno poté accedere all'impianto perché l'allarme continuava a suonare. Le radiazioni sono invisibili, ma Cliff capisce che forse sono le loro scarpe a far scattare l'allarme. Posai le scarpe su uno dei nostri detector e iniziai la misurazione. Il livello di radioattività era altissimo. Dalle analisi condotte da Cliff risulta che le radiazioni non provengono dalla centrale di Forsmark. Conclusi che qualcuno aveva fatto esplodere un'arma nucleare da qualche parte. La caccia è aperta. Bisogna trovare l'origine della contaminazione. Un lunedì come tanti si trasformò in un giorno terribile. Più tardi, quel giorno, gli scienziati svedesi individuano l'origine delle radiazioni, l'Unione Sovietica. Chiedono spiegazioni e l'Unione Sovietica è costretta a cedere. Confessa pubblicamente l'incidente nucleare di Chernobyl. Il disastro finisce sulle prime pagine di tutto il mondo. La stampa definisce Chernobyl un'apocalisse. Nella centrale di Chernobyl si è verificato un disastro nucleare. Uno dei reattori atomici è andato distrutto. In Unione Sovietica, al contrario, l'incidente viene sminuito e messo in secondo piano nel corso dei telegiornali da altre notizie. Sono state prese delle misure per evitare conseguenze. I feriti sono sotto osservazione ed è stato ordinato un comitato investigativo. Ma dietro questa calma facciata sta andando in frantumi il più grande sogno dell'Unione Sovietica. Le radiazioni si diffondono sino in Europa. 10 giorni dopo, la nube tossica si è estesa fino agli Stati Uniti e al Giappone. La minaccia è tangibile per tutti. Ci sono voluti solo 84 minuti per distruggere il reattore nucleare di Chernobyl. Ora ripercorreremo gli eventi di quel 26 aprile, concentrandoci sulle azioni degli ingegneri nella sala di controllo che dovevano condurre un test di sicurezza. Servendoci dei rapporti ufficiali e della computer grafica, andremo fin dove nessuna telecamera può arrivare, nel cuore del disastro tossico di Chernobyl. Subito dopo l'esplosione, le autorità sovietiche convocano i maggiori scienziati russi. Non si tratta di un'inchiesta come le altre. Per scoprire le cause del disastro, devono avvicinarsi al reattore. Il rischio di intossicazione da radiazioni è alto. Gli investigatori iniziano con degli interrogatori. Alexandra Gulov si trovava fuori dal padiglione del reattore. La porta si è scardinata ed è volata via. Nel padiglione non si vedeva niente. C'erano macerie ovunque. I muri e il soffitto erano crollati. Sulle pareti scorreva dell'acqua. Acqua fluorescente. Большим потоком течет вода. Вода сверкала, и это сверкание было таким вот завораживающим. Gli esperti occidentali hanno sempre dubitato della sicurezza dei reattori sovietici come quello di Chernobyl. Il fisico inglese Jim Al-Khalili ha studiato le pecche di progettazione di Chernobyl. Ho riscontrato un'instabilità nel sistema, nella progettazione della centrale. Vuol dire che c'è il rischio di un veloce surriscaldamento. Gli impiegati più anziani erano a conoscenza di questi difetti. Allora, come è potuto accadere il disastro? Gli investigatori si recano alla centrale. Ricostruiscono con fatica gli eventi di quella notte. La loro attenzione si concentra sul test di sicurezza. Il test doveva essere condotto durante il giorno, quando sono di turno gli ingegneri con maggiore esperienza.
Ma per farlo avrebbero dovuto spegnere il reattore, interrompendo la fornitura elettrica alla città di Kiev. Per questo posticipano il test al turno di notte, quando la richiesta di energia è minima. Ma in quel turno non ci sono gli ingegneri più anziani e nel reattore numero 4 subentra la squadra di ingegneri più giovani. La responsabilità del test ricade su di loro. Questa situazione apre una questione importante. Si è trattato di un errore umano o di una pecca di progettazione? Come mai un test di sicurezza si è trasformato in un disastro nucleare? «31 vigili del fuoco muoiono a Chernobyl a causa delle radiazioni provocate dall'esplosione». Una squadra di scienziati sovietici deve condurre delle indagini nella centrale radioattiva. Gli investigatori sanno che prima dell'esplosione era in corso un test di sicurezza. Si è trattato di un errore umano o di un errore di progettazione? Ecco come avrebbe dovuto funzionare il reattore. Per produrre calore nel nucleo del reattore vengono usate delle barre di uranio. Lì sono inserite delle bacchette per controllare l'ammontare dell'energia prodotta dall'uranio. Quando l'acqua scorre sul nucleo del reattore, si trasforma in vapore. Poi il vapore aziona le turbine, che generano elettricità. La centrale di Chernobyl si autoalimenta con l'energia che produce. Ecco perché vengono condotti i test di sicurezza, per assicurarsi che la centrale continui a funzionare in caso di carenza di elettricità. Ad esempio, ci sarebbe abbastanza elettricità per controllare l'uranio se le turbine si bloccano? Le pompe idrauliche riuscirebbero a raffreddare il reattore? In circostanze normali la velocità del reattore può essere aumentata o diminuita, aumentando o diminuendo le bacchette nel nucleo. L'acqua viene pompata sul nucleo per evitare che si surriscaldi e per produrre il vapore. Ma se le turbine non possono produrre l'elettricità che aziona le pompe idrauliche, il reattore potrebbe rapidamente surriscaldarsi. Ecco perché gli investigatori si concentrano sulle azioni degli uomini di turno quella notte. La sicurezza del reattore dipende da come questi due uomini hanno agito. Devono fare in modo che ci sia abbastanza vapore per azionare le turbine. Ma devono anche evitare il surriscaldamento del reattore. Sono giovani, ma molto qualificati. Ma allora com'è accaduto il disastro? 1 ora e 19 minuti all'esplosione. All'inizio, quando Leonid diminuisce la potenza del reattore, sembra tutto in ordine. Le bacchette nel nucleo controllano l'ammontare di energia prodotta dall'uranio. Nel nucleo del reattore, il vapore e la produzione di energia sono regolati dalle bacchette di controllo. Quando vengono abbassate all'interno del nucleo, la produzione di energia diminuisce. Così viene prodotto meno vapore. Quando invece le bacchette vengono alzate, la produzione di energia aumenta. Nel reattore numero 4 ci sono 211 bacchette di controllo. Servono a prevenire un'esplosione. Perché non hanno funzionato? Per preparare il test, Leonid manovra le bacchette per ridurre la potenza. Ma la potenza diminuisce troppo e troppo in fretta. 52 minuti all'esplosione. Leonid deve aumentare la potenza e alza le bacchette di controllo. Funziona. La produzione di energia riprende, anche se lentamente.
21 minuti all'esplosione. Boris continua a preparare il test alterando il flusso d'acqua sul nucleo del reattore. Per simulare la carenza di elettricità, infatti, vengono fermate le pompe che spingono l'acqua sul nucleo. Per compensare, Boris deve garantire all'impianto un afflusso d'acqua alternativo. Deve servirsi delle 2 pompe ausiliarie che devieranno l'acqua da altri settori della centrale nel reattore numero 4. Ma quando Boris aziona le pompe ausiliarie, l'afflusso di acqua nel cuore del reattore è troppo rapido. La velocità con cui l'acqua fluisce sopra le barre di uranio è fondamentale. Quanto maggiore è l'afflusso, tanto meno vapore viene prodotto. 15 minuti dopo l'azionamento delle pompe idrauliche ausiliarie, c'è vapore sufficiente per far funzionare le turbine. 5 minuti all'esplosione. Bisogna mantenere l'equilibrio. Boris deve aumentare l'afflusso di vapore alle turbine. Inizia a pompare acqua nel tamburo collettore. Nel tamburo collettore della caldaia si possono controllare i livelli di acqua e vapore. Quando nel tamburo aumenta il volume dell'acqua, la pressione del vapore torna a livelli normali. Ma Boris fa affluire nel tamburo troppa acqua fredda. Risultato: troppa acqua entra nel nucleo e la produzione di vapore è insufficiente. E il test non è ancora iniziato. A questo punto gli operatori nella sala di controllo sono in guai seri. Hanno solo 4 minuti a disposizione. Per aumentare l'afflusso di vapore alle turbine, Leonid può solo alzare le bacchette di controllo nel nucleo. Secondo le normative, le bacchette non devono essere meno di 26. Ma Leonid non ha scelta. Deve infrangere la regola. Alza le bacchette di controllo e ne lascia solo 6. La cosa incredibile è che a questo punto si procede con il test. I tecnici che conducevano il test furono molto ingenui a pensare di poter continuare con solo 6 bacchette di controllo nel reattore. Con così poche bacchette, l'unica cosa che può evitare un surriscaldamento del reattore è il flusso d'acqua intorno al nucleo. La minima diminuzione del livello d'acqua può essere fatale. E proprio nel momento meno opportuno, la comunicazione fra Leonid e Boris si interrompe. Mancano 3 minuti all'esplosione. Boris finalmente capisce che nel tamburo collettore è affluita troppa acqua. Interrompe immediatamente l'afflusso d'acqua, interrompendo così però anche l'afflusso dell'acqua intorno al nucleo. Boris non sa che Leonid ha lasciato nel reattore solo 6 bacchette di controllo. Non sapevo che aveva lasciato solo 6 bacchette. Meno di quelle previste dal regolamento. 1 minuto e mezzo all'esplosione. Con un numero insufficiente di bacchette di controllo della temperatura, il nucleo del reattore si surriscalda. I 2 operatori del turno di notte hanno perso il controllo della situazione. La temperatura sale e il reattore numero 4 di Chernobyl sta per fondere. La cosa peggiore che potrebbe capitare in una centrale nucleare è un aumento critico di calore ed energia. Gli investigatori ancora non capiscono come il nucleo surriscaldato abbia provocato l'esplosione. 56 secondi all'esplosione. L'addetto alle turbine riceve l'ordine di procedere con il test. Spegnere turbine. Subito il display indica un aumento pericoloso dei livelli di energia nel reattore. Non c'è più tempo.
Nella centrale di Chernobyl un test si è trasformato in catastrofe. Il reattore nucleare esploderà fra 13 secondi. Gli operatori non possono fare più nulla. Le barre di uranio scoppiano per il calore estremo. L'esplosione provoca contro la copertura del reattore una pressione incontenibile. 8 tonnellate di materiali altamente radioattivi esplodono nel cielo. Non avevo mai immaginato che potesse accadere una cosa simile. L'esplosione ha preso tutti di sorpresa. Non era mai accaduto un disastro simile. Frammenti di materiale radioattivo si diffondono nell'atmosfera. Gli investigatori calcolano che sono arrivati fino a 1 chilometro di altezza. Alcune particelle radioattive sono leggere, vengono trasportate dal vento e diffuse per migliaia di chilometri. In 10 giorni arrivano fino in Giappone e nel Nord America. Gli atomi radioattivi sono molto instabili e cercano di stabilizzarsi. Per farlo emettono radiazioni. Quando la quantità di radiazioni è elevata, può danneggiare i tessuti umani ed essere letale. Gli investigatori hanno scoperto la causa dell'esplosione, ma ora sono preoccupati per le sue terrificanti conseguenze. La radioattività non si diffonde solo nell'aria. C'è il rischio che il nucleo del reattore contamini le falde sotterranee. Se il materiale radioattivo entra in contatto con l'acqua, il rischio si diffonde velocemente in tutte le case in cui arriva e viene bevuta. Gli abitanti di Kiev, a soli 104 chilometri di distanza, ignorano di essere in pericolo di vita. Gli uomini incaricati di riparare al disastro, invece, lo sanno sin troppo bene. Devono scoprire se il nucleo si è fuso. Veniamin Priakniknikov assume questo compito. Deve calarsi nel tunnel largo solo 80 centimetri per ispezionare il nucleo. Perché ho accettato questo incarico? Chi vi ha detto che l'ho fatto? Non l'ho mai accettato. A quei tempi non ti chiedevano il tuo consenso. Veniamin sa bene che sta rischiando la vita. Si introduce nella sala sottostante il nucleo, quando sente qualcosa gocciolargli sulla testa. Se si fosse trattato di uranio, sarei morto. Sarei stato un uomo morto. I colleghi gli passano un contatore Geiger. Il livello di radioattività è sicuro. Il liquido che gli è gocciolato sulla testa non è uranio, è un liquido non contaminato. Quando scoprì di essere salvo, divenni pazzo di gioia. Non riuscivo a crederci. Se fosse stato uranio, non avrei avuto scampo. Mi si sarebbero marcite le ossa. Veniamin conferma che il nucleo del reattore non era ancora fuoriuscito. Ma le autorità temono che possa accadere. Devono agire in fretta. Decidono di piazzare una spessa lastra di cemento sotto il reattore. Ma per poterlo fare devono costruire un tunnel di accesso. È un'impresa mastodontica. 400 minatori scavano incessantemente. In soli 15 giorni riescono a realizzare un tunnel lungo 168 metri. E la lastra di cemento viene posizionata. Ma 200 tonnellate di lava radioattiva è ancora all'interno del reattore rotto. Le radiazioni che emette possono causare seri danni per numerosi anni a venire. Le autorità decidono che il modo migliore per contenere le radiazioni sia realizzare una costruzione di cemento attorno al reattore. Ma è impossibile procedere perché i detriti radioattivi continuano a diffondere nell'aria quantità letali di radiazioni. Bisogna rimuovere i detriti. È un lavoro da forze armate. Migliaia di cosiddetti eliminatori vengono chiamati a rapporto. A capo della squadra c'è il generale Tarakanov.
Fui convocato dalla commissione che seguiva il caso. Mi dissero: Nikolai, lei è il nostro miglior generale, il più coraggioso. Deve comandare i soldati nell'operazione di rimozione del materiale nucleare. Risposi: siete pazzi? Credete che un soldato sia un robot? Ai soldati viene ordinato di raccogliere i detriti radioattivi e rimetterli nel nucleo. Troverete dei blocchi del peso di 40 o 50 kg. Dovete rigettarli nel nucleo del reattore. Dovete seguire gli ordini, chiaro? I soldati assolvono al loro compito indossando delle tute speciali che pesano 30 kg. Ogni uomo non può lavorare per più di 3 minuti. Le radiazioni a cui è sottoposto in questo stretto lasso di tempo sono già troppe. Migliaia di soldati sono morti in seguito proprio a causa delle radiazioni. E io stesso ero esposto alle radiazioni e mandavo i miei uomini in un luogo radioattivo. Fu terribile. La costruzione della copertura procede contemporaneamente al lavoro dei soldati. È una lotta contro il tempo. Il lavoro è ultimato in 206 giorni. Ma 200 tonnellate di uranio e 1 tonnellata di plutonio sono ancora all'interno del reattore. E nessuno sa se la copertura riuscirà a contenere le radiazioni emesse dal nucleo. Per la prima volta dopo l'esplosione nucleare, Boris Stolyarchuk torna nella sala di controllo di Chernobyl. Guardandomi intorno penso: io lavoravo qui. Gli investigatori sono ora in grado di rispondere alla domanda cruciale. Si è trattato di una pecca nella progettazione o di un errore umano? Scoprono che la catena di eventi fatali ha inizio quando agli operatori del turno di notte viene ordinato di condurre un test di sicurezza. Leonid alza troppe bacchette di controllo nel reattore. Poi Boris riduce l'afflusso di acqua per il raffreddamento. I due non si accorgono che le loro azioni hanno reso instabile il reattore. Quando alla fine tentano di porre rimedio ai loro errori, è troppo tardi. Il conto alla rovescia è stato innescato. Ma secondo gli investigatori la colpa non è degli operatori. Boris e Leonid sono stati costretti a condurre il test. La conclusione? Il disastro è stato causato dalla cattiva amministrazione. 3 degli ingegneri più anziani vengono condannati a 10 anni. Anche se è stato assolto, Boris sente ancora il bisogno di giustificarsi. Purtroppo, molti ritengono ancora che la colpa sia stata degli operatori di turno. Personalmente, non mi sento responsabile. Non credo che la colpa sia stata nostra. Oggi, la cittadina di Pripyat, dove un tempo abitavano migliaia di lavoratori di Chernobyl, è talmente radioattiva che vi è stato vietato l'ingresso. L'accesso è vietato fino a 30 km intorno alla centrale nucleare. Gli abitanti di Pripyat ormai non sperano più di poter ritornare nelle loro case. Oksana Savchenko allora aveva solo 13 anni. Le è stato permesso di tornare solo per una brevissima visita. Sono molto triste. La prima volta che venni qui piansi. È stata dura. I ricordi sono troppi. Suo padre, che la notte dell'esplosione lavorava alla centrale, fu esposto a una quantità letale di radiazioni. Morì nell'ospedale di Mosca pochi mesi dopo. Incredibilmente, la centrale di Chernobyl ha continuato a funzionare per quasi 15 anni.
Ogni giorno i lavoratori entravano nell'area vietata nonostante il livello letale delle radiazioni. Finalmente, nel dicembre 2000, la centrale di Chernobyl è stata chiusa. Il governo ucraino ha stimato che circa 8.000 persone sono morte a causa del disastro. Ma le Nazioni Unite ritengono che sia ancora troppo presto per poterlo dire con certezza. Una cosa tuttavia è certa. Nelle zone più contaminate, l'incidenza di cancro alla tiroide infantile è 100 volte superiore. Il disastro ha costretto la Russia a modificare tutti i reattori simili a quello di Chernobyl per evitare che la catastrofe si ripeta. Oggi, all'interno del reattore, ci sono ancora 200 tonnellate di uranio e quasi 1 tonnellata di plutonio. Nel 1997 28 nazioni, tra cui gli Stati Uniti, hanno concordato un progetto decennale per risolvere il caso Chernobyl. Costerà complessivamente 768 milioni di dollari. Un padiglione costruito con 20.000 tonnellate di acciaio chiuderà il reattore numero 4. Per realizzare il progetto sono indispensabili le 4 gru giganti fissate sul soffitto del padiglione. Servono a scavare tra le macerie e rimuovere il materiale radioattivo. Quando i lavori saranno finiti, si spera che Chernobyl non costituisca più una minaccia. Mega demolizioni. Alta tecnologia e inventiva. Tra poco su National Geographic Channel.